Ciao a tutti, oggi vi proporrò un'altra torta in padella, stavolta con le pesche, la mia frutta estiva preferita. Le adoro troppo, così come amo alla follia i dolci in padella. E in questo periodo il fatto di non dover accendere il forno è veramente una manna dal cielo. Oltretutto festeggiamo alla grande Santa Marta, il mio onomastico. Un dolce particolare, leggero, facilissimo, sia per il tipo di cottura che la rende morbidissima, sia per il fatto che non contiene né burro né latte. È un impasto che si può lavorare tranquillamente solo con una frusta a mano, pronto in 5 minuti più 25 di cottura. Non è grandioso, per non parlare del gusto. Sa proprio di estate, di quei buonissimi succhi di frutta a 100% pesca, ma volendo potreste utilizzare questa base, tra virgolette, e aggiungere tutto ciò che vi piace, che siano pesche, albicocche, mele o kiwi, oppure marmellata a cucchiaiate o crema. Ecco, libero spazio alla vostra fantasia. Ottima e soffice e anche semplice, provatela e rimarrete stupiti. Come avrete potuto notare, l'impasto si prepara in maniera molto rapida, solo una frusta a mano all'interno di una ciotola e zucchero con le 2 uova grandi a temperatura ambiente, il pizzico di sale e la scorza del limone, si amalgama bene, poi si unisce il succo del limone con l'acqua, l'olio di semi di girasole e la farina setacciata assieme al lievito per dolci vanigliato. Ecco l'impasto pronto, bellissima consistenza. Mettiamo un foglio di carta da forno all'interno di una padella in pietra da 26 cm di diametro, in modo tale che prenda tutto il fondo e parte del bordo, diciamo a metà. Ci versiamo dentro il composto aiutandoci con la spatola e poi lo livelliamo bene. Tagliamo le pesche a spicchietti, nel mio caso ne sono bastate 2 perché erano belle grandicelle, ma regolatevi voi quante utilizzarne. Io ho scelto le pesche noci perché questa qualità risulta dolcissima e leggermente più croccantina rispetto alle altre, per cui per la cottura è ideale e si può lasciare anche la buccia, che è bella colorata. Disponiamo le fette di pesche tutte a raggio, una a fianco all'altra, così come mostrato in video, cospargiamo la superficie con un cucchiaino di zucchero e poi ci trasferiamo sui fornelli. Il coperchio in vetro andrà tenuto fermo così per tutta la durata della cottura, circa 25-27 minuti a fiamma bassissima. Ora vi mostro anche l'intensità della fiamma, dovreste riuscire a percepirla. E la cuocio nel fornello medio. Mi raccomando, per una buona riuscita la padella deve avere proprio queste dimensioni. Ogni 10-12 minuti girate la padella in modo tale da farle fare tutte le direzioni e in questo modo, non avendo lo spargifiamme, non avremo problemi per una cottura uniforme. Arrivati i 25 minuti solleveremo il coperchio e verificheremo la cottura con lo stecchino, che dovrà uscire asciutto. E la tortina è pronta. Che buon profumo! Se la voleste cuocere nel forno in modo tradizionale, allora potreste tranquillamente versare l'impasto in una tortiera da 24-26 cm di diametro, unta con poco olio e infarinata, e cuocerla in forno già caldo a 180 gradi per circa 35 minuti. Questo poi ovviamente dipende dal vostro tipo di forno. Faremo freddare la torta su una gratella, dopodiché la potremo guarnire con poco zucchero a velo e qualche fettina di pesca al centro, proprio come decorazione. Bella, vero? E poi è super buona. Ormai le sto preparando sempre così, sono eccezionali, sofficissime, veloci da fare, così nonostante il caldo non si deve rinunciare per forza ad una colazione sana e con una bella fetta di torta fatta in casa, genuina e leggera. Si conserva benissimo dentro un contenitore ermetico o coperta con la stagnola all'interno del frigo, visto che le pesche comunque sono delicate, e in questo modo vi durerà per più giorni. Nel mio caso ha resistito 3 giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero tanto che la mia idea vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!